In questo video vedrete sole, pioggia, grip estremo, squalifiche, macchine su due ruote, uscite dai box in volo e no, questa non ve la spoilerò. Benvenuti al campionato italiano 2024 Pro. Siamo partiti all'alba di sabato per arrivare presto in pista. Il meteo è bello, c'è sole, ma la temperatura non è molto alta, al mattino fa quasi freddo. Le previsioni però danno 15 gradi come massima. Noi avremo solo un turno di libere per sistemare la macchina, quindi abbiamo preparato setup e gomme a casa basandoci sui dati delle gare dell'anno scorso dove c'era gomma libera con additivo e speriamo di aver azzeccato tutto. Ora abbassiamo, proviamo un treno quello non additivato. Aspetta, calma, con calma. Con calma. Ti manca il tempo. Come avete visto c'è parecchia tensione. Voi però che state guardando adesso questo video avete tutta la calma del mondo per cliccare il tasto qua sotto, iscrivervi al canale, dai che siamo arrivati ai 1000 iscritti. E dicevamo, c'è tensione, sì, perché siamo a una gara di campionato italiano con solo un turno di prove libere e siamo completamente in mezzo a una strada. La macchina con queste gomme non è che sia lenta, è inguidabile. Non posso toccare lo sterzo senza farla capottare. Comunque cerco di mantenere calma e lucidità e di trasferirla a mio papà per evitare che vada completamente in tilt e vi garantisco che non è facile. 72 meno 65. Come avete visto, ovviamente non ci sono riuscito e tralasciando anche la matematica, vabbè. Questo comunque per farvi arrivare la tensione che si prova quando si partecipa a gare di un certo livello. Si può essere anche bravissimi a preparare la macchina a casa, a guidare, ma se poi quando si partecipa all'evento non si mantiene la lucidità e la calma si rischia di vanificare tutto. Comunque, oltre alle gomme abbiamo anche un altro problema. Il motore ha fatto delle bucate strane, quindi lo controlliamo ai box. Noi dobbiamo abbassare la macchina, dobbiamo fare comunque qualcosa per aiutarla a non capottare, abbassiamola. Oltre ad abbassare le gomme, procediamo ad abbassare il telaio, i downstop e allargare leggermente la convergenza davanti perché capottavamo talmente tanto che secondo me solo abbassando le gomme c'è il rischio che non basti. È un disastro, è un disastro perché la pista ha un grip allucinante. Abbiamo provato già altre volte a correre ovviamente con additivo, ma mai visto una pista del genere. Abbiamo preparato l'assetto e le gomme aspettandoci delle condizioni che sono totalmente diverse. Era impossibile stare in strada, cioè ogni curva che facevo capottavo, ho dovuto mettere lo sterzo al 60%. E adesso abbiamo provato a fare delle modifiche, dare un po' più di convergenza davanti per renderla meno cattiva. Abbiamo abbassato le gomme, le abbiamo preparate a 73, le abbiamo additivate, inguidabile. Adesso le abbiamo attornite a 72 senza additivo. Proviamo così, adesso sono 2 turni di controllate. Sfrutteremo le controllate e le qualifiche per fare le prove, perché tanto comunque siamo in semifinale, non c'è niente da giocarsi, partire in semifinale col numero 2 o numero 8 non conta nulla. Dobbiamo solo riuscire a sistemare la macchina, perché con questo grip con la macchina che abbiamo fatto scapottano, non riesco a stare in pista. Appena do un colpo di sterzo la macchina si avvita. Adesso lo vediamo. Infatti adesso non gira, cioè non riesco a trovare la via di mezzo.
Allora, male ma non malissimo. Secondo me le modifiche sono nella direzione giusta. I primi minuti la macchina accennava ancora ad alzarsi, ma dopo assolutamente no, anzi è diventata totalmente sottosterzante, quindi serve trovare una via di mezzo. Adesso per le qualifiche riadditiveremo le gomme che nel frattempo sono abbassate, ma rialziamo la macchina, torniamo ai downstop e all'altezza da terra che avevamo questa mattina appena arrivati in pista, anche perché inizia a fare più caldo, è quasi la 1 di pomeriggio, la pista si è scaldata e la pista più calda dovrebbe scivolare un po' di più e tenere meno. Comunque abbiamo girato 13,4, gli altri sul nostro livello 13,2, non ci manca molto se sistemiamo questo paio di cose. Allora, prima qualifica finita, siamo arrivati secondi nella nostra manche, non ho ancora visto la classifica generale, però molto meglio. Probabilmente abbiamo sbagliato tutto, nel senso che la pista è completamente cambiata. Stamattina alle 9, probabilmente con l'umidità faceva capottare la macchina. Abbiamo sbagliato perché abbiamo inseguito la pista, cioè abbiamo modificato il setup per farla andare su quel tipo di pista che però è andata a scaldarsi. E adesso la pista è completamente cambiata, quindi praticamente siamo tornati al setup iniziale, abbiamo rialzato la macchina da terra, rialzati da un stop, rimontato le prime gomme che abbiamo usato, le prime gomme quelle che abbiamo usato nella prova libera, rimettendo anche l'additivo, e la macchina non capottava più. La macchina era abbastanza bella, adesso scivolava a centrocurva, però non so perché non trazionava sotto gas. Quando io davo gas c'era il momento in cui pattinava e poi partiva, e quindi questo mi metteva in difficoltà in alcuni punti. Quindi alla fine non ho voluto rischiare tantissimo, l'ho portata a casa così, sono rimasto in testa alla manche fino a un minuto dalla fine credo, ma va bene così. Adesso abbiamo migliorato tanto e continuiamo così. La pista adesso è calda, è mezzogiorno, vediamo nelle prossime qualifiche come va. Il nostro passo più o meno è questo, posso migliorare qualcosina, ma più o meno adesso ci siamo. Dato che la macchina adesso non capottava più, in vista della Q2 proviamo un azzardo. Per renderla ancora più veloce in inserimento montiamo ammortizzatori davanti con olio più duro. Guardate che sorpresa, finita la qualifica 1, adesso stanno ripartendo con le qualifiche 2 dopo la pausa pranzo. Cielo, guardate, completamente nero. Il meteo da pioggia, diluvio tipo verso le 3, le 4, speriamo che passi lontano da qui. Purtroppo non è passato lontano, anzi è venuto su un gran vento che ha fatto volare di tutto ai box e poi ha cominciato anche a piovere, quindi adesso la Q2 è stata sospesa in attesa che smetta di piovere e sperando che la pista asciughi. Finita la seconda qualifica hanno aspettato circa un'ora prima di partire perché ha fatto un diluvio e sinceramente non mi ricordavo più, avevamo messo degli ammortizzatori davanti molto più duri per provare un azzardo. La macchina era inguidabile, cioè davanti si puntava e partiva dietro, e poi a metà qualifica comunque il motore si è ingrassato, quindi mi sono anche fermato per carburarlo. E nonostante questo, gli ultimi 3 giri il motore carburato giusto faceva paura. Ho fatto 13,1, il mio best fino a prima era 13,4. E vabbè, comunque qualifica buttata, ripeto, tanto non conta nulla visto che siamo tutti in semifinale, stiamo facendo delle prove. Adesso torniamo indietro, rimontiamo gli ammortizzatori che avevamo all'inizio e vediamo come va la terza qualifica. La qualifica è andata bene, ma ci siamo presi una squalifica per peso irregolare, perché eravamo sotto peso purtroppo di 4 grammi. E lo avevamo controllato a casa, era ok, probabilmente le gomme troppo basse ci hanno fregato. Peccato perché era andata discretamente bene, avrei fatto il terzo tempo della manche con 18 giri in 4,02. La classifica generale al termine delle qualifiche dice che siamo 20esimi. Ho calcolato, anche senza squalifica non sarebbe cambiato molto, saremmo stati 18esimi, quindi non cambia nulla, saremmo partiti solo una posizione avanti in semifinale. Pace, amen. Allora, visto che ci hanno squalificato ieri per 4 grammi, oggi abbiamo applicato dei pesi qua davanti per non essere sottopeso, e poi per non rischiare di capottare con gomma alta abbiamo applicato questo rinforzo che io l'ho provato, non l'ho mai usato perché secondo me
la macchina volta molto meno, diventa meno reattiva, però con tutto il grip che c'è dovrebbe influenzare meno e dovrebbe aiutare a non capottare. Finalmente con questo motore riesco a partire come Dio comanda. Il riflesso alla tromba è ottimo, anzi devo mollare per non tamponare chi mi precede, ma guardate cosa succede alla prima curva. La macchina blu che partiva in posizione 1 sbaglia da sola e finisce lunga, la vedete nel prato. Incredibilmente sembra andare tutto liscio, nessuno si cannona. Io entro pulito sul transponder, ma la macchina bianca e gialla che partiva dietro di me sbaglia la staccata, mi tampona e mi capotta. Per fortuna la macchina bianca che arrivava da dietro involontariamente mi rimette in pista. Non so se ritenermi fortunato o no, poteva andarmi molto peggio. Ovvio, se non mi tamponava era meglio, ma vabbè, gli spazi in partenza sono molto più difficili da calcolare. Dai, alla fine non ho perso praticamente nulla, il gruppo è ancora tutto qua davanti. So già che finire nei top 3 è praticamente impossibile visti i piloti di questa semifinale, vedi Collari, Tironi, però me la voglio giocare comunque, vediamo se riesco a rimontare su quelli appena davanti a me. Quando arrivano, grazie, senza creare problemi. No, ha bucato! Sempre nello stesso punto, nel richiamo prima del curvone, dove ha bucato anche nelle libere. La cosa strana è che non l'ha fatto subito dal primo giro, è completamente illogico. Alla fase conclusiva il principe. Guadagno tanto sulla bianca e gialla davanti a me nel tornante dopo la S. Lui arriva sempre quasi bloccato e lungo. Provo a mettergli pressione, a stare corto, soprattutto in quel punto per approfittare se commetterà altri errori. Poi te, fammi concentrare. La bianca ha sbagliato, correttamente non rientra in traiettoria ma ci fa sfilare. Guadagno una posizione e torno ottavo. Giusto, fammi fare. Ancora, ha sbagliato adesso, provo l'incrocio e niente, non sono abbastanza vicino. Dopo il primo giro di rifornimenti vediamo se riesco a guadagnare la posizione. No, sarei dovuto uscire troppo al limite, mi rimetto a caccia dietro.
No, ho perso completamente freno. Forse nel rifornimento si è bagnato qualcosa. Si vede benissimo. Guardate come arrivo lungo sia davanti al palco che poi nella curva successiva. Non ci voleva. Dall'esterno non si percepisce, ma vi garantisco che ho zero freno. Quello che state vedendo sono io che giro completamente senza freno. L'unica cosa positiva è che la pista ha talmente tanto grip e ho la macchina così sbilanciata sull'inserimento davanti che riesco a cavarmela anche solo mollando gas e sterzando. Chiaramente però non riesco più a fare traiettorie ottimali e chiudere bene le curve, lascio sicuramente un paio di decimi a giro. Ancora, incredibile, fisso, al terzo giro dopo il rifornimento il motore in quel punto buca. Botto davanti che coinvolge la rosa, la bianca entra male e lo manda nel prato, gara finita per lui. Oh sì, sì, oddio. Oddio. Non ho freno, Fab, sono in crisi. Approfitto ora del secondo pit stop per aumentare il freno dalla radio sperando che risolva il problema. Sì, ok, ci siamo, adesso posso frenare di nuovo. Adesso l'ho dato, l'ho sistemato. Bucata standard ormai, sempre lì. No, anche qua adesso, no. E anche qua. Purtroppo non c'è altro da vedere, concludo la semifinale all'8° posto praticamente a 2 giri dal vincitore Tironi. Calcolando l'incidente in partenza, il secondo stint senza freno e tutte le bucate è un distacco ovvio, ci sta. Ma poi guardate anche qua i nostri tempi di rifornimento. I primi 3 rifornivano in 17,5, noi in 21. Quindi su 4 rifornimenti ho perso in totale 14 secondi, che è praticamente un giro, un abisso. E quindi alla fine sapete che non sono neanche troppo scontento, perché a questi livelli se non si è perfetti in tutto passi da primo a ultimo, è la dura verità. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo... sorpresa, quest'anno il regolamento è cambiato, quindi la gara per noi non è ancora finita, adesso vi spiego come funziona. Praticamente al termine delle qualifiche i top 4 vanno in finale diretta, li vedete in alto. Tutti gli altri 20 piloti, dal quinto al 24esimo, vanno 10 e 10 a comporre le 2 semifinali. Ovviamente ce ne fossero di più, ci sarebbero anche quarti, ottavi eccetera, ma non è questo il caso di oggi, visto che caso vuole siamo esattamente in 24. Quindi in semifinale cosa succede? I primi 3 di ogni semifinale, a prescindere dal tempo, accedono alla finale. Quindi 3 più 3, 6, vanno a formare i top 10 insieme ai 4 finalisti diretti. Gli ultimi 2 delle semifinali restano esclusi e hanno terminato la loro gara, mentre chi arriva tra il quarto e l'8° posto, quindi 5 persone in una semifinale e 5 nell'altra, disputeranno un'altra gara di durata ridotta chiamata Last Chance Qualifier, una sorta di sprint race stile Formula 1, dove solo il vincitore accederà alla finale come 11° pilota. A me piace molto di più questo formato rispetto al vecchio con la Super Pole, è più divertente, fa correre di più, quindi per me è questo tutta la vita. Come vi ho appena detto, la Last Chance Qualifier, LCQ per abbreviare, è una gara sprint che solitamente dura 15 minuti, in questo caso ne durerà 10 perché il programma di gara è stato accorciato per non rischiare che piova.
È la prima che disputo in vita mia, praticamente sono 2 qualifiche. Non ci sarà nessuna gestione, bisognerà solo tirare alla morte, visto che l'unico risultato utile è la prima posizione. Non oso immaginare cosa succederà in partenza, non ci voglio neanche pensare. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Piano, 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 via. Piano. No! Piano. No! Pensavo male, ma non così male. Ma ci arriviamo. Allora, innanzitutto, come in semifinale, il mio spunto è ottimo. Mi avvicino alla macchina davanti e poi quando il rettilineo curva verso sinistra inizio a temporeggiare per capire cosa succederà davanti. E cosa succede? La macchina bianca che partiva davanti a me supera all'interno una macchina, poi sembra che si dimentichi completamente di frenare, cannona completamente la blu, che a sua volta va a finire contro la macchina arancio. Io in questo momento ricordo questo flash, ho il chiaro ricordo di aver visto la luce davanti a me, mi sono visto sfilare terzo in questa mattanza. Ma la bianca che ha innescato il tutto rientra in traiettoria, mi sportella mandandomi largo e poi guardate, praticamente entrambi diamo gas sullo sporco. Peccato che probabilmente io sia 1 millimetro più fuori rispetto a lui. Lui riparte mentre io spinno e mi trovo contromano con 6 macchine che arrivano. Ho pensato, è finita, qua esplodo. E vengo inforcato dalla macchina grigia, danzo sopra la macchina grigia e alla bianca che seguiva e poi finisco su 2 ruote. Con un colpo di sterzo riesco a rimettermi dritto e riparto sesto senza nessun danno, incredibilmente. Ma aspettate, non è finita, aspettate. Dietro di me la grigia sembra prendere la rincorsa e cannona l'arancio. Sembra un fuoriradio da quanto ha tirato dritto, ma fuoriradio non è, perché poi proseguirà. Follia, follia totale. Io una partenza del genere non me la ricordo. Cazzo, sono partito bene, c'è sempre qualcuno di Il strada. modello portarlo ai nostri, vediamo il recupero del prossimo. Ancora, maledetta. Niente, è una croce, dopo 2-3 giri buca sempre in quel punto maledetto. Cominciamo subito a fare attenzione, guardiamoci quello che arriva, perché è il primo, la macchina numero 3, primo Isorio, e andiamo. Possiamo tutti lavorare, lasciamo andare i piloti veloci, grazie. A parte Domanin in posizione 1 che ha già preso il largo e che so che problemi a parte sarà imprendibile, gli altri non sono così distanti. Mi sembra che sia la macchina che il motore vadano più forte che in semifinale. Forse gli altri sono ripartiti con lo stesso set di gomme più basso, mentre noi abbiamo montato gomme nuove, forse è per quello. Mi raccomando, 4 e 5, non me la rompete a vicenda. Botto davanti a me, qua in una gara da 10 minuti è una carneficina, nessuno aspetta, ci si butta dentro. La blu cannona la bianca e io la evito scartandola per un soffio.
Ma la bianca cannonata che fine fa? Si ritira? No, sarebbe troppo scontato per una gara folle come questa. Infatti finisce dall'altra parte della pista e poi riparte indenne come se nulla fosse. La macchina numero 5 deve fare lo secondo turno, dai, Uber corretta, appena detto, vediamo. Sono sesto adesso e il quinto e il quarto sono lì, una curva davanti a me. Mi sembra anche a occhio di riuscire ad avvicinarmi. Sto tirando come in una qualifica, più di così non ne ho. Attenzione, attenzione più brutta, attenzione più brutta. Colpo di scena. Guardate nella parte alta dello schermo la macchina arancio e bianca di Domanin, che era saldamente in posizione 1, ha sbagliato, incredibile. Mentre si stava avvicinando a un doppiato ha pizzicato il cordolo in mezzo alla S ed è decollato. Finendo sul rettilineo ha perso anche il filtro, penso abbia spento KO. Quindi adesso sono quarto, mancano 6 minuti e mezzo, il pilota più forte è fuori gara, può succedere ancora di tutto, devo continuare a spingere. Provo a forzare anche il passaggio ai box, guardate come esco da straccio di licenza. Per la giostra dei rifornimenti sono tornato quinto. Questo sarà l'ultimo rifornimento. La macchina arancio che vedete arrivare è quella di Bianchi in posizione 4. Esco a fuoco, è lì davanti, lo vado a prendere. L'ho preso. Manca solo 1 minuto e mezzo al termine. Se provo a passarlo e sbaglio, probabilmente non avrò un'altra chance. Ho solo un colpo da giocarmi. Dai che è uscito male di traverso, adesso è il momento. Dentro! Sì! Concedetemi di rigustarmelo. Penso sia il sorpasso più bello che ho fatto negli ultimi anni. Non serve a nulla perché è una lotta per il quarto posto, però chi se ne frega. Onore anche a Marco perché ha visto che entravo e mi ha lasciato il giusto spazio senza chiudere in modo antisportivo. Onesto e corretto, bravo. Le due macchine bianche che vedete un paio di curve davanti a me sono il secondo e il terzo. È successo di tutto fino adesso, quindi io spingo fino alla fine. Siamo arrivati
ultimi 10 secondi di gara, 10 secondi a te. Matteo Leo con Laura Liprandi. Stop 7, stop 4, stop 8, stop 9, stop 10, stop 1, stop 6. Ok, rientrare, grazie, rientrare. Concludo quarto, non basta per accedere alla finale ma va benissimo così. Sono arrivato a 2 secondi e mezzo dal secondo, a 2 secondi dal terzo. Mazzeo invece era un po' più avanti ma eravamo lì. Sono contento perché siamo stati molto più competitivi in questa LCQ rispetto alla semifinale. Il problema ancora una volta quelle bucate 2-3 giri dopo i pit stop e i rifornimenti, appunto. I nostri sono stati troppo lenti ancora rispetto agli altri. Loro hanno fatto rifornimenti in 16-17, noi in 19 secondi. Concludiamo 14esimi in classifica generale su 24 piloti. Questo è il risultato che prima di partire mi sarei aspettato se avessimo fatto una buona gara, ma visto come sono andate le cose, quanto siamo andati in difficoltà all'inizio per il grip della pista, direi che tutto sommato non va bene, va benissimo. Siccome però mi pongo sempre degli obiettivi per migliorare, il prossimo step sarà quello di cercare di fare la top 10, secondo me ci mancano ancora un paio di decimi e un pizzico di fortuna. Questa, come tutte le altre gare, ci servirà come esperienza, farne tesoro da portare poi nelle prossime gare. Prima di salutarvi ci tengo a ringraziare le 2 persone che sono venute a salutarmi in pista dicendomi che arrivavano da Venezia per vedere la gara, ma in particolare la mia gara. Mi ha fatto un piacere immenso e spero di avervi regalato un bello spettacolo. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!